La tua mente come alleato e come allenarla per il successo. Hai mai sentito che la tua mente potrebbe essere il più grande ostacolo tra te e il successo? Oggi ti mostrerò come trasformarla nel tuo miglior alleato. Se sei sui 40-50, se ti senti bloccato, sopraffatto da paure o incastrato in una vita che non ti appartiene, se senti che è arrivato il momento di un cambiamento, questo video è per te. Ti svelerò strategie concrete per allenare la tua mente e liberare il tuo potenziale. La tua mente come alleato, come allenarla per il successo. In questo video ti guiderò attraverso un metodo pratico basato su 4 passi fondamentali e 3 pilastri chiave per sviluppare un mindset orientato al successo. Seguendo queste strategie potrai abbandonare le tue credenze limitanti e costruire una mentalità di crescita, migliorare la tua autostima e la fiducia nelle tue capacità. Imparare a vedere il fallimento come un trampolino di lancio verso i tuoi obiettivi. Sbloccare il tuo potenziale per vivere una vita piena e allineata ai tuoi sogni. Mi chiamo Carla, sono un'ex insegnante di fisica con una grande passione per la crescita personale. Negli ultimi 7 anni ho intrapreso un percorso di consapevolezza che ha trasformato la mia vita e mi ha permesso di sviluppare un metodo replicabile che ha già aiutato molte persone a superare blocchi e resistenze per raggiungere i propri obiettivi, nonché anche per me stessa. Con questo canale ti aiuta a ottenere chiarezza sul tuo obiettivo, superare le tue credenze limitanti e lavorare intenzionalmente per costruire la vita che desideri. Ti aiuto a costruire il ponte per passare dal punto A in cui ti trovi ora al punto B dove si trova il tuo obiettivo, mettendo in pratica tutti i passi che formano il ponte. Non ti prometto vittorie facili, ma se sei pronto a impegnarti, a essere costante nel lavoro su te stesso, questo è il posto giusto per te. I 3 pilastri per allenare la mente al successo. Pilastro numero 1. Mentalità di crescita verso mentalità fissa. Secondo la psicologa Carol Dweck esistono 2 tipi di mentalità. Mentalità fissa, quando le persone credono che le capacità siano innate e immobili. Qualcuno pensa ancora che nasciamo con un certo numero di neuroni o connessioni neurologiche e quelle crescono durante l'infanzia, dopodiché si fermano. Una volta raggiunta la vita adulta non si possono più modificare. La mentalità di crescita invece, e chi adotta questa mentalità, ritiene che il talento e le abilità possono essere sviluppati con impegno e perseveranza anche durante la vita adulta. Le neuroscienze dicono che, e tutta la ricerca ha dimostrato che il cervello è molto plastico. È un fenomeno noto come neuroplasticità, cioè la nostra capacità di imparare nuove abilità, nuove cose, per esempio imparare nuove lingue. Lo possiamo fare sia da bambini che da adulti. Ovviamente i meccanismi cambiano un pochettino e più andiamo avanti nella nostra vita adulta, più abbiamo bisogno di ripetere quelle nozioni, ma è tutto possibile. Significa che le connessioni neurali possono cambiare e rafforzarsi attraverso l'apprendimento e la pratica.
Ogni volta che accetti una sfida o impari qualcosa di nuovo, crei nuove connessioni neuronali, rendendo in questo modo più facile affrontare sfide future, perché ogni cosa che abbiamo imparato diventa base per nuove e ulteriori conoscenze e abilità. Se ti riconosci nella mentalità fissa, la buona notizia è che puoi cambiarla. Comincia accettando le sfide e vedendo il fallimento non come un ostacolo, ma come una lezione. Ogni errore è un passo avanti verso il cambiamento. Esercizio. La prossima volta che affronti una difficoltà, chiediti: cosa posso imparare da questa esperienza? Annota ciò che hai imparato e falla come insegnamento per le tue tappe successive. Pilastro numero 2. Autostima e autoefficacia. L'autostima è la percezione che hai di te stesso. Secondo le neuroscienze, l'autoefficacia è collegata al rilascio di dopamina, che è un neurotrasmettitore della motivazione e della ricompensa. Ogni volta che completi un compito o raggiungi un obiettivo, dai al tuo cervello un segnale che sei capace e sei in grado di farcela. Per rafforzare la quantità di dopamina che rilascia il tuo cervello, festeggia. Fai caso. Fermati un momento e realizza che hai ottenuto quella vittoria. Al contrario, quando invece non riesci ad ottenere un risultato, non devi dare enfasi all'accaduto e vedilo come un aspetto da migliorare, una sfida che ti farà uscire dalla tua zona di comfort. Potresti fare un'altra cosa: prova a scrivere quell'accaduto e inizia a pensare in un modo diverso a ciò che è successo, magari dal punto di vista di un'altra persona piuttosto che dal punto di vista di un personaggio noto che tu ammiri e che sai che è molto afferrato in quell'argomento e che saprebbe risolvere quel problema, quell'accaduto. In questo modo più rinforzi i tuoi risultati positivi, più sarai consapevole che sei in grado di farcela e che sta nelle tue capacità cambiare. Quindi ogni qualvolta ti ritrovi davanti a una difficoltà, considerala come un passo avanti verso la versione migliore di te stesso. Questo crea un circolo virtuoso di motivazione e di azione. Invece, l'autoefficacia è praticamente la fiducia nelle tue capacità di affrontare e superare le sfide. Cioè, credere nelle tue capacità, credere che ce la puoi fare in qualsiasi situazione, indifferentemente dalle condizioni esterne. Entrambe sono fondamentali per affrontare con successo gli ostacoli e perseguire i tuoi obiettivi. Strategie che puoi mettere in atto. Celebra i tuoi piccoli successi. Ogni traguardo, per quanto piccolo, attiva il sistema di ricompensa del cervello. Usa affermazioni potenzianti per riscrivere le tue credenze. Esempio: sono perfettamente in grado di trovare una soluzione a quel problema. Oppure un'affermazione che ho fatto mia e che mi ripeto ogni giorno è: tutto ciò di cui ho bisogno è già dentro di me. E questa affermazione mi dà tanta fiducia che qualsiasi sia la situazione durante la mia giornata, troverò dentro di me la forza per superarla, per trovare una soluzione. Un piccolo segreto: trova le tue affermazioni che ti aiutino a cambiare il modo in cui ti senti
mentre fai quelle azioni necessarie per raggiungere quel risultato tanto desiderato. Non basta sapere dove vuoi arrivare, ma devi anche essere disposto a fare tutti i passi necessari per ottenere ciò che vuoi. Come diceva d'altronde professor Galimberti, per imparare cose nuove abbiamo bisogno di aprire il nostro cuore. Quindi è qui spesso il più grande sbaglio che facciamo: credere che basta pensare al nostro risultato, pensare forte forte, ma se non facciamo in modo costante ogni giorno quei piccoli passi, azioni nella direzione che abbiamo scelto, non accadrà nulla per caso, non arriverà il nostro risultato, perché il successo è una successione di piccole vittorie che ci porta a diventare i migliori giorno dopo giorno. Non si finisce mai di crescere, a meno che non lo decidiamo noi. E credo che neanche allora potrà accadere, perché l'unica costante e certezza della nostra vita è il cambiamento. Esercizio. Fermati ogni sera 5 minuti e scrivi 3 cose che hai fatto bene durante la giornata. Questo ti aiuterà a rafforzare la tua autostima e mantenere la tua motivazione. Pilastro 3. Strategie pratiche per allenare la tua mente. Allenare la mente richiede costanza e intenzionalità, perché ci vuole del tempo, ci vuole ripetizione per far sì che dentro il nostro cervello accadano quei collegamenti neuronali affinché diventino delle autostrade, nel modo in cui quelle nuove abitudini, quei nuovi pensieri diventino automatici. E questo è il sunto del cambiamento. È lì che il cambiamento è già accaduto. Ecco alcune strategie per farlo. Definisci obiettivi chiari. Dopodiché suddividi i tuoi obiettivi in piccoli passi. Ogni piccolo traguardo raggiunto rafforza la fiducia in te stesso. Circondati di influenze positive. L'ambiente gioca un ruolo fondamentale nel plasmare la tua mentalità. Frequenta persone che ti ispirino e ti sostengano. Fondamentale. Impara dai fallimenti. Ogni errore è un'opportunità di crescita. Il fallimento non è mai definitivo, a meno che tu non smetta di imparare. Dalle neuroscienze sappiamo che quando impariamo dai fallimenti, il cervello attiva l'insula, che è una regione del cervello che ci aiuta a riconoscere e correggere gli errori. Questo processo rafforza le reti neuronali associate alla resilienza e al problem solving. Un esercizio che può cambiare la traiettoria della tua vita. Ogni settimana dedica un momento per riflettere sui tuoi progressi e sulle lezioni che hai imparato. Scrivi con dettaglio quali sono quelle lezioni che ti porti a casa. Questo ti aiuterà a rimanere focalizzato e motivato. Il metodo in 4 passi per allenare la tua mente. 1. Chiarezza degli obiettivi. Prendi carta e penna e scrivi esattamente cosa vuoi raggiungere. Il cervello ha bisogno di obiettivi chiari, specifici, per attivare quel sistema di attenzione e motivazione. Una volta che sa dove andare, è anche molto più facile tenere dritta la strada per raggiungerlo. Pensa a un navigatore. Una volta che tu imposti la direzione, anche se sbagli la strada, però il navigatore ti porterà di nuovo sulla direzione giusta. 2. Cambia il dialogo interno.
Sii consapevole delle parole che usi per te stesso oppure per gli altri. Ogni volta che emergono pensieri negativi, sostituiscili con affermazioni positive. Il cervello risponde al linguaggio interno come se fosse una realtà. Tutto ciò che noi pensiamo, il nostro cervello lo trasforma effettivamente in realtà per noi, lo trasforma in fatti, lo trasforma in eventi. Visualizza il tuo successo. Ogni giorno immagina il risultato che desideri. La visualizzazione attiva la corteccia motoria, preparandoti all'azione. Azione intenzionale e monitoraggio, il che è fondamentale. Partire dalla mattina con l'intenzione chiara su qual è la direzione, su qual è l'intenzione da portarmi a casa a fine giornata e, una volta finita la giornata, monitorare, capire cosa ho effettivamente ottenuto, cosa sono riuscita a portarmi a casa come risultato concreto, cosa non sono riuscita ad ottenere e come potrei migliorare quei risultati il giorno dopo. Prendere le difficoltà come lezioni, come cose da imparare e portarmi avanti. Azione intenzionale e monitoraggio. Il cervello impara meglio attraverso il feedback e l'analisi costante. Il momento è adesso. Non rimandare. Se vuoi davvero cambiare la tua vita, inizia oggi. Non aspettare che le cose cambino da sole, non lo faranno mai. E se questo video ti ha dato valore, metti un mi piace. Iscriviti al mio canale e lascia un commento sotto. Voglio sapere cosa farai oggi per allenare la tua mente al successo. Ricorda, il cambiamento richiede coraggio, ma se inizi a lavorare sulla tua mente, tutto il resto seguirà. Tu hai il potere. Sta a te decidere se usarla o meno. La tua vita ti sta aspettando. Agisci ora. Non rimandare.